Ciao, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale, io sono Marina. Allora, come promesso nella chiacchierata che vi ho fatto la settimana scorsa, volevo finire le mie sciarpine, una e adesso ho finito la seconda, ai ferri e ho pensato, anche se non è un mio progetto, anche se è pieno il mondo di queste sciarpe, di provare a crearne una insieme a voi, farvi vedere come ho fatto a modo mio, ovviamente a modo mio. Stiamo parlando di ferri, stiamo parlando di questa sciarpa e quella che sono di un caldo incredibile, sono facilissime da fare, mi devi credere, sono veramente facili da fare ed è proprio per quello che, a parte che me le avevano richieste, come sai, ed è proprio per quello che vorrei cimentarmi anch'io in questo tutorial, ripeto, a modo mio. Quindi cercando proprio con le basi della maglia, della lavorazione ai ferri, di farvi vedere come realizzarlo. Tra l'altro è in modo molto lento, in modo tale che chiunque abbia magari già sferruzzato, ma li aveva lì i ferri da anni come me, riesca ad utilizzarli. Quindi io lo spero, perlomeno io ci provo e spero che voi volete provarla con me. Come vedrete non c'è da fare nessuna rifinitura, nel modo semplice in cui andiamo a farlo si rifinisce da solo e quindi non abbiamo bisogno di rifinirla. Viene in una settimana ho realizzato questa sciarpa e circa questa è 1,80 m, invece questa qui è 1,70 m. Faccio il cambio, vi faccio vedere anche l'altra. Ecco, allora, quindi questa è quella da 1,70 m come lunghezza e quella è 1,80 m. Allora, sono caldissime, parti da questa cosa, sono caldissime, utilizzabili da uomo e da donna, difatti la terza che farò sarà per un maschietto, e una delle tre, no? Quelle che mi avevano commissionato, e poi vorrei farmene anche per me. Questa qui è la prima che ho fatto e la misura secondo me è l'ideale perché 1,70 m, vedi, si accoglie bene il collo e poi rimane non troppo qua abbondante, perché quando mettiamo poi le giacche, no, difatti la persona che me l'aveva richiesta l'ha richiesta proprio da 1,70 m, l'altra persona invece la voleva più abbondante, quindi più accogliente perché vuol fare 2 giri, io invece la uso così, quindi anch'io me la farò 1,70 m, quindi decidete voi. Allora, vogliamo provare insieme? Ripeto, non è una mia creatura, non ho inventato niente, voglio solo mettermi a disposizione delle mie amiche, dei miei amici che mi seguono e provare a fare un tutorial insieme a voi. È una sfida perché voglio proprio vedere se da questo tutorial nasceranno queste sciarpe alla quale non do un nome, ripeto, perché non è una mia creatura, quindi è una sciarpa ai ferri e spero che nel gruppo nasceranno queste sciarpe, più che altro le amiche del gruppo o voi che mi seguite in qualche modo anche via mail mi farete vedere i risultati. Andiamo al lavoro. A proposito, per chi invece è più esperto, il video è molto lento, quindi vi farò poi vedere eventualmente come velocizzarmi o, se non sono abbastanza lenta, come rallentarmi. Prova con me, prova, ok? Nessuna scusa, devi provare assolutamente. Poi dici, Marina, boh, però provaci con me. Ci credete che è la terza volta che inizio questo tutorial e non sono mai contenta? Mi sembra sempre di non essere abbastanza chiara e adesso lo ricomincio di nuovo insieme a voi. Vediamo, non c'è due senza il tre. Vediamo. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è questa. Ho bisogno di tutta la vostra attenzione. Sto parlando con chi
e magari da tempo che ha messo da parte i ferri e di conseguenza adesso deve approcciare di nuovo e la gestualità dei ferri, essendo diversa da quella del nostro hobby amato dell'uncinetto, quindi deve riprenderci un pochino la mano. Quindi ho bisogno proprio di tutta la loro attenzione, la vostra attenzione, perché è facilissimo, ma ci sono alcune cose che ovviamente la gestualità è diversa dall'uncinetto e quindi dobbiamo prenderci la mano. Ok, un consiglio: prendete un filato che voi avete, che non sia peloso, che non abbia pelini, quindi non un mohair, per iniziare a far pratica. Ok, questo è un consiglio, quindi un filato che sia non troppo sottile, con i ferri ovviamente che possano andare bene per il filato che avete, quindi iniziate a far pratica. Quando prendete la mano, allora a quel punto potete passare direttamente al filato principale. Ok? Questo è diciamo, la premessa che io faccio per la buona riuscita. Ora sta a me cercare di fare in modo che sia chiaro il tutorial, poi me lo direte. E per le principianti, cioè per coloro che proprio non hanno preso mai in mano i ferri, ovviamente ci andrebbe un tutorial di base. Io proverò ad insegnare anche a loro, quindi non è un tutorial per le esperte possono accelerare il tutorial, sapete come si fa, c'è un fiorellino proprio nel canale di YouTube, in tutti i canali YouTube c'è un fiorellino, proprio chissà se riesco a mettervi una foto o qualcosa per farvelo notare. Cliccando lì potete aumentare la velocità o diminuire la velocità, quindi per le esperte basta semplicemente accelerarmi. Io devo andare lentamente proprio perché è dedicato veramente a chi come me era da tempo ferma con i ferri e che vuole realizzare un qualcosa di semplice con i ferri, ma non troppo complesso, perché altrimenti ci si stanca. Ok? Quindi semplice, non complesso e con i ferri. E quindi partiamo. Io sto usando l'Epi Baby in questo caso, ma ne ho usati di diversi tipi, l'avete visto dalla piccola chiacchierata che abbiamo fatto, quindi in questo momento non è importante perché stiamo facendo un'esercitazione, ok? Se dobbiamo fare invece una bella sciarpa, se siamo già sicure, allora a questo punto prendete il filato che voi desiderate e andiamo avanti proprio con la nostra sciarpa. Quello che dobbiamo fare è questo. Innanzitutto prendete il filato che avete scelto, unite due parti, quindi questa è la parte corta, unite le due parti in questo modo qui, fate passare il filo, quindi abbiamo unito le due parti, facciamo passare il filo all'interno in questo modo e chiudiamo, quindi così. Il filo, questo è il portante, cioè quello che è collegato al gomitolo. Lo faccio passare in mezzo, vedi c'è un'asolina e via. E abbiamo la nostra asolina che inseriamo nel nostro ferro. E da qui si parte, stringiamo la nostra asolina che abbracci bene il ferro e da qui si parte. La codina corta io ce l'ho sulla sinistra, la codina lunga, il filo portante, quello che mi va al gomitolo, è sulla mia destra. Quindi sinistra corto, destra lungo. Partiamo. Allora, io ho i ferri, ecco, partiamo anche da questo, ho i ferri, quelli lì rettilinei, ok? Non stiamo parlando, vabbè, sono tutti rettilinei, Marina, io ho i ferri quelli classici, ok? Non sono ferri circolari, quindi i miei sono i classici, quelli che vanno in poche parole sotto il braccio. Il ferro destro mi va sotto il braccio. Allora, quello che andiamo a fare, e spero stavolta di essere contenta di come lo spiego, è questo. Innanzitutto il ferro di destra mi passa nell'asolina che abbiamo formato prima e va sotto il ferro di sinistra. Vedi? Questo è quello di destra e questo è quello di sinistra.
prendo il filo portante, quello che va al gomitolo, e lo passo intorno da sotto a sopra. Ora cosa faccio? Tengo fermo questo dito sul filo di sinistra e con questo dito che tengo, vedi, tiene ferma questa asolina, questo dito, faccio questo movimento per far passare il filo in mezzo all'asolina della sinistra. Ok, quindi ho fatto questo. Aspettami, che stringiamo un po' questa asolina, se no mi diventa lunga. Ecco, così. Allora, quindi abbiamo fatto questo, siamo passati in mezzo, così, poi abbiamo fatto passare il filo sul ferro e lo spingiamo all'interno, vedi? In questo modo. Ok, adesso il ferro di destra va sotto quello di sinistra. Quello di sinistra me lo metti quasi in orizzontale, comunque che sia comodo, perché adesso con il ferro di destra passiamo nell'asolina un'altra volta. Quindi entra di nuovo qui dentro, vedi? Qui. Quando sei entrata con la punta, vedi che esce la punta, passa il filo sulla punta che esce, riposiziona il tuo ferro inclinato per fare uscire, tira questo filo e fai uscire, vedi che è uscito l'altra asolina. Lascio. E abbiamo, anziché una maglia, ne abbiamo due. Giriamo il lavoro, quindi il ferro che era di destra adesso è di sinistra e giro il lavoro. Ok, lo rifacciamo, stai tranquilla. Riposizionati, quindi ferro di destra mi passa nella prima maglia, questa, entro, filo sull'uncinetto, quindi da sotto a sopra, esco, mi posiziono sotto il ferro di sinistra, metto il ferro di sinistra in orizzontale, passo all'interno, vedi? Filo sul ferro di destra, porto dentro la maglia e lascio andare. Questa invece io la lavoro semplicemente a dritto, quindi entro, filo sul ferro ed esco. Adesso ne abbiamo 3, perché stiamo aumentando ad ogni giro. Il lavoro ovviamente va sulla sinistra, il ferro vuoto ce l'ho sulla destra. Questo è il filo, la codina. Allora, rifacciamo. Ogni giro dobbiamo aumentare, solo all'inizio. Quindi entro da sinistra ed esco in mezzo, vedi? Esco in mezzo. Ok, entro, filo sul ferro, esco, posiziono il ferro di destra sotto quello di sinistra, metto il ferro di sinistra orizzontale, entro nella maglia, vedi? Entro, sono uscita dalla parte opposta, il filo sul ferro di destra, esco. Ora queste 2 maglie le lavoro a dritto, quindi entro, filo sul ferro, esco, entro, filo sul ferro, esco e siamo a 4. Giriamo il lavoro, facciamolo di nuovo insieme. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sono 6 i movimenti, oltre quello che serve per farlo uscire. Le altre maglie me le lavori a diritto.
così. Ok. Allora, di tecniche ce ne sono tante. La tecnica migliore è quella che va bene per la tua mano. Quindi il ferro tienilo come ti senti di tenerlo, come sei abituata a tenerlo o come hai imparato a tenerlo o come stai imparando a tenerlo. L'importante è il risultato, ok? Quindi io posso dire tante cose, però l'importante è che tu ti trovi bene come stai impostando la mano. Normalmente la mano sul ferro con i ferri rettilinei, la mano non circolari e lavorando in modo normale, quindi all'antica, come dico io. Sapete che io non sono mai troppo tecnica, sono molto semplice, molto pratica. E normalmente appunto il lavoro va tenuto con la mano sinistra in questo modo, perlomeno io lo tengo così, non è detto che questo sia la regola, e tengo fermo la maglia con il dito indice. Poi ci sono varie scuole, varie tecniche. Io ho imparato con la mia nonna, ho imparato, si può dire che sono autodidatta da quando ero bambina. Poi ho lasciato i ferri per prendere il mio uncinetto amatissimo. Riprendiamo. Quindi voi guardate me, però fate la vostra scuola. Io vi rinfresco soltanto la memoria sui passaggi per chi ne ha necessità. Quindi entriamo in questo modo, filo sul ferro, usciamo, passiamo sotto, rientriamo nella stessa maglia, filo sul ferro e usciamo. Ed ecco che abbiamo fatto un altro aumento. E ora lavoriamo le maglie tutte a dritto. Diciamo che con questo semplice esercizio noi creeremo una sciarpa stupenda, stupenda, veramente, veramente stupenda. Quindi rifacciamolo di nuovo, entro, filo sul ferro, esco, posiziono il ferro sotto, metto il ferro di sinistra in modo orizzontale, rientro di nuovo, 1 e 2. Vedrai che a furia di farlo ti verrà veramente, veramente facile. E io spero di essere contenta questa volta di come lo sto spiegando, perché non sono mai soddisfatta. Che poi i passaggi sono sempre quelli, non cambiano. Facciamolo ancora una volta insieme. Quindi abbiamo fatto la maglia a dritto, ok? A dritto. Passo su con il filo sul ferro, esco. Passo sotto il ferro di destra perché devo lavorare la stessa maglia, ma prendendola all'interno, qui. Così esco. E poi di nuovo lavoro tutte le maglie a diritto, tutte quelle che ho. Ogni volta che ricominci devi fare l'aumento. Vedrai che a furia di farlo non avrai più problemi a farlo. Quindi vai, dai che adesso sei già esperta. Quindi 1, entro dentro e via. Gira il ferro o spostalo in base sposta il ferro di nuovo sulla sinistra e ricomincia da capo. Quindi 1, e vedi perché lo tengo con l'indice? Quindi 1, rientro di nuovo nella stessa maglia per fare l'aumento e la faccio uscire e lavoro tutte le maglie a diritto. Ok, i movimenti iniziali sono semplicemente questi. Non devi far altro che continuare a fare un aumento ogni volta che inizi il ferro. Ogni volta che inizi il ferro mi fai l'aumento, lavori le maglie che hai sul ferro
come vedi tutte a diritto, in questo modo. Giri i tuoi ferri, cioè lo sposti, e continui. Allora, dove siamo? Noi siamo praticamente qui. Ti faccio vedere, vedi? Noi siamo qui. Andando avanti in questo modo, che cosa succede? Che si allarga la mia parte e continuando a fare semplicemente quello che hai visto adesso, ti ritroverai con uno scialle. Assolutamente sì, perché se tu continui senza fare le modifiche che dopo ti farò vedere, tu avrai uno splendido scialle, senza se e senza ma, cioè praticamente ti viene uno scialle stupendo, già solo così, ok? Ma noi dobbiamo fare la sciarpa, quindi che cosa facciamo? Ti faccio vedere. Allora, noi siamo qui, dobbiamo proseguire e questa parte, scusa, questa parte è quella che a noi interessa, questa parte qua, perché questo sarà il lato, la larghezza, perdonami, è anche un lato, la larghezza del nostro scialle, no, sciarpa, non scialle, sciarpa, la larghezza. Quindi tu continuerai ad aumentare ad ogni giro, solo all'inizio, quindi come abbiamo fatto fino adesso, non alla fine, solo all'inizio. Ogni volta che inizi aumenterai come ti ho mostrato, fino ad arrivare alla misura che desideri. Io sono arrivata a quasi 18 centimetri e mezzo. Sono arrivata a 18 centimetri e mezzo. Quindi quando il tuo triangolino, perché per ora è un semplice triangolo, si allargherà di lato per 18, 19, 20, 25 centimetri, quanto tu vuoi, io ho 18 centimetri e mezzo qui. Quando si allargherà per i centimetri, ripeto, che tu vuoi, facciamo 18 centimetri e mezzo, quando si arriverà a quei centimetri, a quel punto ti fermi e ritorni da me, che guardiamo come proseguire, ok? Quindi per il momento tu continua semplicemente a fare come ti ho mostrato e che lo faccio adesso, un'altra volta, insieme a te. Ok, essendo solo un campioncino, io mi fermo qui, ok? Non sono ovviamente arrivata alla larghezza
della sciarpa che vorrei fare, ma è solo un campioncino. Quindi supponiamo però che tu invece sei arrivata alla larghezza, andando avanti come ti ho mostrato, alla larghezza della sciarpa che tu devi realizzare. Quando ci sei arrivata ti fermi e prosegui in questo modo. Allora, la prima cosa che devi fare è, aspettami, prendere un segnapunto, sempre se ne trovo uno disponibile, arrivo, non mi sono preparata abbastanza, quindi prendi un segnapunto, prendiamolo rosa, e lo metterai sulla tua parte destra. Ok? Semplicemente solo per ricordarti che quando tu vedi il segnapunto sulla tua destra, tu dovrai fare i passaggi che ora ti mostro, che sono semplici, cioè l'inizio è sempre lo stesso. Quindi praticamente tu fai l'aumento. L'inizio non cambia. La parte centrale neanche, perché tu lavorerai tutte le maglie a dritto. Ok. E quando arrivi alla fine, le ultime 2 maglie le devi chiudere. Quindi entrerai in questo modo, mi raccomando, quindi all'interno, ok, esci con il ferro in questo modo, ok, passa il filo e chiudi le 2 maglie insieme. Quindi abbiamo fatto una diminuzione, ok? Quindi qui abbiamo un aumento, qui c'è una diminuzione. Questo passaggio lo farete ogni volta che avete il segnapunto sulla destra. Quindi il prossimo passaggio, come vedi, il segnapunto ce l'hai sulla sinistra, non devi fare nulla, cioè lavorerai tutte le maglie a dritto, tutte quelle che tu vedi, come se nulla fosse. Quindi in questo caso tu in questo giro, che sarebbe diciamo un rovescio, chiamiamolo rovescio, però non si riconosce il dritto dal rovescio, ecco perché mettiamo il nostro segnapunto. E quindi mi lavori tutte le maglie senza fare diminuzioni o aumento quando il segnapunto è sulla sinistra. Quindi vuol dire che siamo a rovescio, tra virgolette, ok? Quindi le lavoriamo tutte a diritto. Adesso che volteremo il lavoro, ok, dobbiamo fare la stessa cosa, cioè all'inizio aumenteremo, quindi facciamo l'aumento all'inizio, così lavoriamo tutte le maglie a diritto fino ad arrivare alle ultime 2 e quando arrivi alle ultime 2, questa non c'entra, quando arrivi alle ultime 2 vai a diminuire, quindi entrerai all'interno, esci fuori, porti il filo sul ferro e le chiudi tutte e 2 insieme. Nel ferro che arriverà, vedi che hai il segnapunto sulla sinistra, lavori tutto a diritto, tutte le maglie senza fare né aumenti e né diminuzioni. Quindi questo me lo lavori solo esclusivamente a dritto. E arrivi fino alla fine del ferro. Poi giri il tuo lavoro e come vedi abbiamo il segnapunto sulla destra. Io poi man mano lo faccio salire perché sennò poi va a finire che non lo vedo. Quindi facciamo di nuovo un aumento a inizio lavoro,
lavoriamo tutte le maglie a dritto e arrivate alla fine del ferro, gli ultimi due li vai a chiudere insieme. Ecco, in questa parte del lavoro, adesso io andrò un po' avanti così almeno ti faccio vedere meglio e apprezzare il discorso che poi lui da questa parte in poi mi cercherà la lunghezza, non più la larghezza, ma la lunghezza della mia sciarpa. Quindi io adesso vado avanti un pochino in modo tale che si capisca meglio. Tu semplicemente adesso noi abbiamo, vedi, abbiamo il già fatto in questo giro che è il giro dritto, dove abbiamo il marcapunto sulla destra, abbiamo diminuito all'inizio, scusami, aumentato all'inizio e diminuito le ultime due alla fine. Giri il lavoro e mi lavori le maglie tutte a diritto senza fare né diminuzioni né aumenti. Quando ti ritroverai di nuovo da questa parte dove hai il marcapunto a destra, dove devi partire da questa parte qui, allora ripeterai un aumento all'inizio, una diminuzione alla fine. Ok, l'aumento hai visto come si fa, la diminuzione prendi due maglie insieme e le lavori come ti ho mostrato, ok? Non contenta, quando arrivi alla fine del lavoro dove hai il marcapunto sulla destra, devi diminuire, diminuirai in questo modo, quindi dietro il lavoro. Non lavori la maglia dritto, ma la lavori in questo modo. Entri col ferro dietro, prendi il filo e lo passi, lavori le due maglie insieme. Ok, ho voluto farti solamente vedere perché non sono mai convinta, mai contenta. Adesso faccio un po' di giri e ti faccio vedere che mi prende la lunghezza, così ti faccio capire bene come il lavoro viene svolto, ok? Tu intanto procedi, vai avanti così. Le maglie pertanto non aumentano e non diminuiscono, devono rimanere le stesse. Se hai 60 maglie, ogni tanto controlla di avere sempre 60 maglie, perché potrebbe sfuggirti, magari fai l'aumento da questa parte e di qua non diminuisci. Se non diminuisci non ti verrà bene, quindi devi ricordarti ogni volta che quando sei nella parte diritta, cioè dove hai il segnapunto sulla destra, che abbiamo definito dritto, ma in realtà è un double face, comunque questo è solo il segno per cercare di capire dove aumentare e diminuire, quindi devi solo ricordarti che se tu aumenti da questa parte devi diminuire dall'altra, quindi nella stessa riga. Ecco, è solo una precisazione. Ora vado avanti così ti faccio vedere meglio. Come vedi, andando avanti come ti ho mostrato, da questo triangolino siamo arrivati ad un rettangolo. Quindi io sono andata avanti lavorando nel modo in cui ti ho fatto vedere, quindi tenendo come riferimento il segnapunto. Quando siamo dove il segnapunto è sulla destra, qui nella prima faccio l'aumento, lavoro tutte le maglie a diritto e le ultime due, sempre nello stesso ferro, le ho chiuse a rovescio, come vi ho mostrato, cioè in questo modo. Facciamo finta di essere alle ultime due, le chiudo in questo modo, ok? Così, ok. Comunque ve l'ho spiegato questo passaggio. In questo caso, facendo questo passaggio e nel giro successivo lavorandole tutte senza fare né aumenti né diminuzioni, si arriva ad avere un rettangolo più o meno lungo in base alla lunghezza che volete ottenere. Io sono arrivata a 1,70 m, ovviamente non col campioncino, ma con quello originale. Ok, campioncino, mi sono fermata qui solo per farvi vedere come
si evolve, no? Come si evolve questa nostra sciarpa. Arriveremo al punto, quindi io arriverò al mio 1,70 m, che poi in realtà è 1,75 m, comunque il mio 1,70 m, e devo chiuderlo, e ovviamente qui devo fare in modo che mi si chiuda esattamente come io sono partita. Come faccio? Sempre col punto di riferimento del nostro segnapunto, che man mano che lavoriamo lo spostiamo in sempre più vicino al ferro. Quindi col segnapunto sempre sulla destra inizio a fare le diminuzioni. Ok, in che modo? Ora lo vediamo. Riprendiamo il nostro ferro, il segnapunto è sulla destra e andiamo a chiudere le prime 2 maglie, quindi non ci saranno più aumenti ma solo diminuzioni. Andiamo a diminuire come lavorando a dritto, quindi prendi non solo la prima ma 2 maglie insieme in questo modo, chiudi bene il filo, passa il filo sul ferro di destra e lo porti dentro e abbiamo diminuito una maglia. Ora mi lavori tutte le maglie che trovi a dritto come sempre, e quando arriviamo alle ultime 2, come sempre facciamo nel giro a dritto dove il segnapunto è sulla destra, come sempre facciamo, andiamo a chiudere le ultime 2 in modo tale che ci sia un'altra diminuzione. Il giro successivo, quindi il nostro rovescio, che poi ripeto non si capisce qual è il dritto e il rovescio, ma lo verifichiamo e lo vediamo solo dal nostro segnapunto. Quindi quando il segnapunto è sulla sinistra non devi fare nessun tipo di diminuzione, quindi la parte a rovescio la lavorerai senza fare nessuna diminuzione, quindi tutte maglie a dritto. Arrivi alla fine del ferro senza fare diminuzioni, quindi il secondo giro diciamo della chiusura è senza diminuzioni, come sempre facciamo nella parte a rovescio. Qui come vedi segnapunto sulla destra, quindi dobbiamo andare a fare le diminuzioni. Partiamo dalle prime 2 che come detto le chiudiamo a dritto, quindi 1, ne prendo 2 insieme, tiro bene il filo, faccio passare il ferro e chiudo. Lavoro tutte le maglie che ho sul ferro a dritto. E quando arrivo alle ultime 2 entro da dietro e chiudo le 2 maglie insieme. Il giro successivo sarà lavorato tutto a dritto senza fare diminuzioni in nessuno dei casi, né da una parte né dall'altro. Lavora questo ferro tutto a diritto senza modifiche e poi ci ritroviamo l'ultima volta per farvi vedere ancora le diminuzioni dei lati. Come vedi, continuando in questo modo avremo sempre minor maglie. Come vedi io sono qui dove c'è il segnapunto, vado avanti quindi nella parte della diminuzione, quindi continuo a diminuire. Ne avrai sempre di meno come maglie, ovviamente perché andiamo a diminuire ogni volta
questa parte non avrà diminuzioni. Me ne sono rimaste solo più 4, quindi chiudo le prime 2, chiudo le ultime 2, giro il ferro e chiudo le ultime 2. Ed eccolo qui. Ops. Ora posso anche togliere il mio segnapunto, lo tengo qui, perché questo ovviamente lo andrò a disfare. Voi cosa fate? A questo punto voi avete la vostra splendida sciarpa, splendida perché è davvero splendida, l'abbiamo fatta insieme, quindi ne vado molto orgogliosa perché è il primo tutorial che faccio con 2 ferri. Primo tutorial, mi fate sapere se sono stata chiara per favore e grazie per avermi seguita. Voi basterà tagliare questa parte, farla passare nell'asolina e ovviamente poi dovrete cucire il filo nel bordo, lo andate a nascondere e avrete realizzato la vostra splendida sciarpa ai ferri. Grazie di avermi seguito. Alla prossima!